Bentornati sul mio canale ragazzi. Oggi vi darò 10 consigli per le vostre chiamate Skype con la famiglia americana e soprattutto voglio essere sintetica perché di solito mi dilungo un po' in chiacchiere quando vi parlo, quindi oggi si va al sodo. Cominciamo subito. Primo consiglio e anche primo step, diciamo, andare a leggere l'application della famiglia e cercate, mi raccomando, di memorizzare il maggior numero di cose. Cosa fondamentale ovviamente magari è impararvi, ad esempio, i nomi dei bambini. Secondo step, allora, è bene appunto mentre si legge l'application prepararsi delle domande. Se c'è qualcosa che non vi è chiaro, se c'è qualcosa che la famiglia non ha detto ma che per voi è importante, qualsiasi cosa, scrivete delle domande così ve le preparate e nel momento della Skype voi ve le andrete a, ce l'avrete lì pronte eventualmente, così sia non ve le dimenticherete sia magari l'avete già lì belle pronte in forma corretta, diciamo. Ecco qua piccoli trucchetti per far andare bene la chiamata Skype con la famiglia. In questo modo, diciamo, posso leggerle e senza che la famiglia si accorga che io sto leggendo le domande. Terza cosa, quali domande fare? Diciamo che non ci sono delle domande universali che vanno sempre bene per ogni chiamata. È vero, ci sono delle domande base che vi lascerò un link sotto in descrizione che potrete andare a leggere, però secondo me è bene preparare delle domande personalizzate, cioè leggendo appunto l'application vedere quali domande fare alla famiglia, perché magari alcune cose ci sono già scritte nell'application che non ha senso andare a richiedere perché magari appunto sono spiegate in dettaglio quelle cose. Altre invece potete benissimo richiedere e voler approfondire, però mi raccomando cercate di fare domande personalizzate. Quarto step o quarto consiglio. Calma e sangue freddo. È il giorno della chiamata e capisco che, cioè, tipo, l'unico pensiero può essere quello della serie. Oh mio Dio, ci siamo, come andrà, come non andrà. Uno ci pensa parecchio, però mi raccomando, allora, cercate di svagarvi, cercate di fare altro. Se ad esempio la chiamata ce l'avrete la mattina, tanto meglio, via il dente via il dolore, no? Se invece la chiamata sarà di pomeriggio o di sera, insomma in base appunto a che fuso orario avete, di dove sta la famiglia, cercate di svagarvi e di non prepararvi con troppo anticipo alla chiamata. Io ad esempio tutte le volte mi preparavo anni prima e poi ero lì in attesa della chiamata che il tempo scorresse e io ansia perché il tempo non passava più e quindi un quarto d'ora prima mettetevi lì, preparatevi un attimino e impostate un po' il computer. Anche un po' l'aspetto è importante, no? Comunque è un colloquio di lavoro, se proprio vogliamo dire, anche comunque diciamo è più una chiacchierata che un colloquio, ma è pur sempre un lavoro, cioè voi state cercando un lavoro praticamente, quindi cercate di essere un minimo presentabili. Ora non vi dico di andare come se vi preparaste per uscire la sera, però un minimo carine, una maglia accollata, non troppo scollata o troppo sexy e poi un minimo di trucco, non troppo, e niente, siete pronte. Partite vabbè, chiedendogli un po' di cose su di loro, come stanno, cose del genere, e mi raccomando le prime cose da chiedere sono le cose riguardo ai bambini, la loro schedule, le loro attività, cosa fanno, tutte domande riguardanti i bambini, così in modo tale da far vedere che siete interessati ai bambini e non ad andare là e farvi una vacanza, perché non è questo il caso, ok? Quindi parlate dei bambini prima di tutto, soprattutto nella prima chiamata è bene, diciamo, evitare domande sui propri privilegi e cose come la macchina oppure i giorni in cui, cioè i weekend che siete libere, insomma, evitate queste domande o comunque lasciatele per la seconda chiamata. È giusto che voi le facciate,
non fraintendetemi, però fatele nella seconda chiamata. Così. L'inglese. Allora, state tranquille, sanno, le famiglie sono preparate e sanno che non è la vostra prima lingua, quindi sanno che andate là per migliorare, imparare, quindi prima di tutto non fatevi problemi se sbagliate, seconda cosa buttatevi, cioè meglio che fare la scena muta, piuttosto parlate e sbagliate. Apprezzeranno il vostro impegno, diciamo così, e non vi fate problemi a chiedere di ripetere o cose del genere. Poi, altra cosa, mi ricollego al primo consiglio, memorizzate. Voi farete delle domande, loro ve ne faranno altre e vi diranno tante cose riguardo a loro, riguardo ai bambini e dovete memorizzarle. Nel caso che proprio non volete perdere nulla, magari vi potete anche prendere degli appunti a grandi linee, non state lì e scrivete 30 ore senza farvi vedere, magari prendervi 2 appunti non può essere una brutta idea, ecco. Altro consiglio, se vogliamo dire, forse tra i più importanti, se già dalla prima chiamata Skype vi presentano i bambini, ci può stare che già dalla prima o altre famiglie preferiscano fare prima i genitori la chiamata Skype con l'au pair e poi nella seconda introdurre i bambini, ma comunque se capita già dalla prima interagite con i bambini, mi raccomando, perché sarà con loro che passerete la maggior parte del tempo, quindi cercate di fare domande loro, cose un po' diciamo carine, qual è il tuo colore preferito, qual è il tuo gioco preferito. Ad esempio a me durante la chiamata Skype il bambino mi ha fatto vedere tutti i suoi giochi Lego, ma ne aveva una miriade e quindi praticamente gli ho chiesto ma qual è il tuo preferito, ma come sei bravo, ma come hai fatto a farli, insomma si sente considerato così il bambino, anche la famiglia vede che siete interessati ai bambini. Poi, ultimo consiglio, e questa è un po' una chicca, nel senso che, vabbè, è un po' facoltativa se vogliamo. Una volta finita la chiamata Skype, ma non subito, aspettate quel tempo giusto, quel tempo limite, per mandare un messaggio magari alla famiglia, un'email, un messaggio Skype, come volete, in cui scrivete loro che è stato un piacere magari sentirli, conoscerli e che vi piacerebbe appunto riparlarci magari e niente, li salutate così e almeno insomma lavoriamo sul discorso della bella immagine verso di loro e il fatto di essere appunto interessati a loro. E niente, poi incrociate le dita che vi ricontattino per un'altra chiamata Skype. Questi erano i miei consigli, i miei 10 consigli. Se ne avete altri vi esorto a lasciare nei commenti o comunque insomma raccontatemi anche le vostre esperienze che sono curiosa. Io oggi ho la seconda chiamata Skype con una famiglia che mi piace molto, quindi vi terrò aggiornati. E niente, un bacione!